Ciao a tutte amiche di Miu, oggi un bel progettino facile e veloce da realizzare, molto simpatico. Lui è Pepe col salvagente, oggi realizzerò Paprika, la femminuccia. Ricordo che nella descrizione del video vi posterò sempre il cartamodello gratuito e adesso do le misure per chi non può scaricarlo. Allora, il corpo misura in altezza 20 centimetri da punta becco alla testa è di 9 centimetri, il collo è alto 3 centimetri e mezzo, la larghezza massima è 13 centimetri, poi abbiamo il becco superiore che è 6 centimetri di altezza per 7 di larghezza e quello inferiore 4 e mezzo per 5. Questo bel paperottino l'ho reso un po' diverso, ho realizzato le coscette per cambiare un po' e renderlo un po' più simpatico con le zampette. Quindi la coscetta misura 10 cm per una larghezza di 7,5 cm, la zampetta invece misura 6,5 cm per una larghezza massima di quasi 8 cm e la parte più piccola della zampetta è larga 3 cm. Avrà il salvagente. Questo salvagente ha un'altezza di 4 centimetri e mezzo e il diametro per poter realizzare il salvagente, il diametro è di 11 centimetri quasi, ma va bene anche 11. E ci vorranno sempre due tessuti. Le ali misurano quasi 14 per una larghezza massima di 8 e quella più piccola di 3,5. Poi c'è la testa di questo piccolo paperotto che verrà attaccata al salvagente, che è di 7 centimetri da punta a testa, larghezza 5, il collo è alto 3 ed è largo 3. Infine il becco del piccolo paperotto che ho modificato e sarà diverso, sarà di questa forma, che misura 4 centimetri e mezzo per una larghezza di 5 e quello inferiore è 3 centimetri e mezzo per un'altezza di 3 centimetri e mezzo. Allora, vi ho già fatto vedere in tanti tutorial come si realizza il corpo, il becco e le ali, quindi non mi dilungherò molto nel farvi vedere questo procedimento. Vi posterò nella descrizione del video come si realizza il corpo, le ali. Cosce e zampette no, perché è un modellino nuovo, ma il becco sì, quindi troverete nella descrizione del video, per chi magari ha le prime armi, vi faccio vedere come si assemblano queste parti qui, per non ripetermi perché l'ho fatto tantissime volte. Io ho già cucito le ali, due tessuti dritto con dritto, ho disegnato la sagoma e ho usato una lunghezza punto 2, quindi usate la lunghezza del punto più corta che avete. Ho cucito, ho risvoltato e ho fatto anche due impunture qui. Le impunture le potete fare di qualunque altezza. Io, devo essere sincera, le ho fatte ad occhio. Queste due impunture qui agli angoli misurano una 5 e una 4,5, ma potete farle anche da 4, da 3, potete anche non farle. Adesso che ho fatto questa impuntura, dall'apertura vado a riempire con l'ovatta a fiocchi. Stessa cosa per la testa del salvagente, due tessuti dritto con dritto, disegnate la sagoma, cucite e poi tagliate l'eccesso del tessuto, risvoltate e riempite con l'ovatta a fiocchi. Stessa cosa per il corpo, due tessuti dritto con dritto, disegnate la sagoma e cucite sul disegno della sagoma e lasciate l'apertura in basso. Troverete sul carta modello tutte le indicazioni dove dovete lasciare aperto. Carta modelli il salvagente lo troverete così a metà con la scritta in doppio. Cosa dovete fare? Vi scaricate il PDF, poi ritagliate questa sagoma, prendete un foglio di carta, lo piegate a metà, appoggiate la vostra sagoma, me la sono persa io ragazze, me la sono persa, eccola qua, la appoggiate sul foglio piegato a metà, qui ci deve essere la piega chiusa, lo appoggiate, disegnate il contorno e poi andate a ritagliare sul disegno del contorno, così vi ritroverete la sagoma per intero. Una volta ritagliata la sagoma sarà per intero. Cosa dovete fare? Dovete prendere due tessuti, li dovete posizionare dritto con dritto, prendete la sagoma e andate a disegnare il contorno esterno e il contorno interno sul tessuto messo dritto con dritto. Una volta disegnato dovete andare, qui deve stare aperto, quindi tagliate questa ciambella perché qui deve rimanere aperto, iniziate a cucire, bloccate il punto e fate questa cucitura a 5 mm dal bordo su tutto il contorno, prima quello interno e qui vi bloccate, poi a mezzo centimetro dal bordo quello esterno e qui vi bloccate. E qui deve restare aperto perché adesso, una volta poi ritagliate il tessuto, distanziatevi dalla cucitura di qualche millimetro e tagliate l'eccesso sia all'interno che all'esterno, da qui poi dovete risvoltare e dovete riempire con l'ovatta a fiocchi.
volta risvoltato, se stirate è meglio per aprire bene le cuciture. Dopodiché da questa apertura andate a riempire con l'ovatta a fiocchi per riempire il salvagente di ovatta, e questa parte qui, una volta riempita, lasciate circa 2 dita, inserite un po' il tessuto all'interno. Una volta riempito poi verrà inserito all'interno e verrà chiuso o con un punto di cucitura tutto intorno o fissato e bloccato con un puntino di colla. Intanto io vado a riempire tutto quello che ho cucito e che ho risvoltato: salvagente, le ali, la testa del salvagente e il corpo dell'ochetta. Per quanto riguarda il becco è lo stesso identico procedimento di tutti gli altri paperi. Vi scaricate il cartamodello e dovete disegnare la sagoma sul pannolencio, uno per il becco superiore e uno per il becco inferiore. Stessa cosa per questo becco qui che ho modificato, uno per la parte superiore e uno per la parte inferiore. E adesso si va ad unire con la colla a caldo. Adesso vi faccio vedere. Mettete colla solo sul bordo e iniziate a incollare la parte inferiore alla parte superiore, così, solo questa parte qui. Poi se fuoriesce, perché fuoriesce un po' di colla, non ci saranno problemi, perché dopo averlo incollato possiamo rifilare il tessuto con la forbice e il lavoro verrà pulito. Questo è lo stesso metodo che vi faccio vedere sempre quando realizzo le paperotte. Primo becco fate asciugare per bene e poi si va a rifilare il tessuto. Il becco verrà anche riempito leggermente con un po' di ovatta, questa parte deve restare aperta. Adesso dovete fare la stessa cosa anche per il piccolo becco di questa paperotta, che verrà attaccata al salvagente. Colla solo sul bordo, prendete il becco inferiore e andate a fare la stessa identica cosa. Allora, adesso andiamo a riempire tutto con l'ovattafiocchi, testa, corpo, ali e salvagente. Dopo averlo fatto vi faccio vedere come si realizzano le coscette insieme alle zampette, che sono veramente un amore. Allora, io ho riempito, adesso la cosa importante è, perché ancora non ve l'ho detto, la ciambella è un po' più lunga del normale. Perché? Perché questo dipenderà molto dal tessuto che voi userete per il corpo. Vi faccio un esempio: io sto utilizzando il pile, e il pile, quando voi lo andate a riempire, tende ad allargarsi perché è un tessuto morbido, un tessuto anche leggermente elastico. Se invece usate il pannolencio o usate un tessuto di cotone che non va, usiamo questo termine, a spanzare, ad allargarsi, ehm, sarà diversa la circonferenza della ciambella. Quindi che cosa dovete fare? Innanzitutto io qui, da dove è aperto e da dove ho riempito, ho lasciato circa una mano libera. Perché? Perché mano a mano che io andavo a riempire sono andata a misurare e mi sono resa conto che per questa larghezza va bene questa misura. Quindi questa eccedenza di tessuto io adesso lo vado a tagliare, vado ad inserirne un po' all'interno e poi vado a chiudere tutte e due le estremità con un puntino di colla, ma potete anche cucire. Quindi fate attenzione, perché molto dipenderà dalla larghezza del corpo, perché dipende dal tessuto che voi utilizzate. Comunque adesso vi faccio vedere. Io ho riempito le ali, la testa del salvagente, della paperotta che andrà qui nel salvagente, ho riempito anche con un po' di ovatta il becco piccolino e il becco quello più grande. E adesso cosa dovete fare? Nel momento in cui andate a riempire, prendete ago e filo resistente e dobbiamo adesso chiudere questa apertura con un punto filza. Quindi usate del filo resistente e iniziate a fare il punto filza tutto intorno e andate a chiudere. Sono arrivata, adesso vado a stringere e vado a chiudere il punto che ho appena realizzato. Quindi inserisco dentro l'ovatta e faccio un bel triplo nodo, così vado a chiudere questa apertura. Aspettate, il filo è troppo lungo. Poi potete ulteriormente coprire questo piccolo foro con un pezzettino di feltro e ce lo incollate qui, lo incollate qui. Io lo farò dopo. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad incollarci il becco e a prendere anche la misura della ciambella. Quindi prima mi vado ad incollare il becco sia qui e qui. Allora, qui ho riempito e ho inserito all'interno 1 centimetro il tessuto. Poi prendete un pezzettino di feltro o di panno lench e andate a mettere colla qui
lo appoggiate sul feltro, aspettate che si asciuga e che fa presa. Una volta asciugato andate a ritagliare tutto l'eccesso del tessuto, perché questo verrà adesso incollato al salvagente. È molto facile questo progetto, eh? Per quanto riguarda la ciambella, adesso vi dico anche i materiali che sto utilizzando per questo progetto. Quindi per il corpo, testa compresa della paperotta grande e della testa è pile bianco e questo è nero. Per il becco io sto utilizzando la maglina, idem per il salvagente, però potete utilizzare, ripeto, qualunque tipo di tessuto, dal pannolench al cotone, qualsiasi tipo di cotone. Per quanto riguarda il salvagente, se non volete realizzarlo in tessuto, potete realizzarlo col pannolench, però dovete cucirlo esternamente, cioè mettete i due tessuti in pannolench, mano a mano fate magari il punto festone e andate a riempire la ciambella, perché risvoltare un tubolare del genere col pannolench è impossibile, data la dimensione di questo tubolare. Quindi qui ho incollato, adesso vado ad incollare il becco sia qui e sia qui. Adesso qui, ripeto, con una mano libera da ovatta, vado a provare il salvagente. Quindi consideriamo che io lo inserisco all'interno ed è un po' grande, quindi cosa faccio? Vado a spingere l'ovatta più all'interno e vado a creare ok, poi qua ci saranno le zampette che terranno la ciambella, quindi per me va bene così. A questo punto che faccio? Taglio, lascio solo un centimetro, inserisco il tessuto all'interno e inserisco questo al suo interno. Così. E adesso potete andare a cucire in questa maniera, vi conviene cucire con ago e filo e lo andate a bloccare e a cucire tutto intorno, anche perché qui non vi preoccupate se magari si vedono i punti di cucitura, devo bloccare il filo, perché dopo ci andrà la testa e io applicherò anche una piccola etichetta con la scritta handmade, quindi potete anche ovviare a questo problema incollandoci poi qualcosa. Quindi vado a cucire qui e vi faccio vedere dopo il prossimo step. Inizio da qui e inizio a cucire, cucitura con cucitura. Bloccate il punto, piano piano andate a cucire. Io continuo e vi faccio vedere dopo. Adesso andiamo a creare un po' di profondità qui dove metteremo le perline oppure disegneremo i due puntini neri degli occhietti, così come ho fatto qui. Stessa cosa la faremo al paperotto, anzi alla paperotta, lei si chiamerà paprika, quindi inserisco e faccio uscire solo un'estremità, poi reinserisco nuovamente l'ago quasi vicino allo stesso foro, esco, tolgo l'ago e vado a stringere forte forte per creare questa piccola profondità, non esagerate però, un po'. Vediamo un po', sì, così va bene. Usate del filo da ricamo, da uncinetto, perché dovete stringere bene. Adesso qui dove io ho creato la profondità metterò due piccole perline nere per simulare gli occhietti. Adesso vado a fare la stessa cosa anche a lei, a paprika. Inserisco, vado a stringere, vado a creare un po' di profondità e vi faccio vedere come realizzare questi occhietti che sembrano vivi.
Allora, una volta messe le perline, poi se volete potete mettere anche due piccoli punti luce e qui simulare le narici con la penna d'inchiostro indelebile nero e punta fine, che non mi ricordo dove l'ho messo. Prima li fate magari con la penna cancellabile e poi ricalcate, fateli piccoli e leggermente disegnati. Adesso prendete due pezzettini di panno lench di colore bianco, se anche voi state realizzando il papero nero. Quindi una volta realizzati questi due piccoli, ehm, cerchietti in panno lench, li andate adesso ad incollare sulla profondità che abbiamo creato agli occhietti. Quindi deve essere proprio piccola. Chiaramente la perlina che andrete ad inserire deve essere più piccolo del cerchietto, perché se no andate a coprire il cerchio. Quindi vediamo se va bene. Sì, prendete la colla ed incollatelo dove abbiamo creato la profondità. Ok. Ecco qui il pennarello a punta fine, lo trovate in cartolibreria e ha l'inchiostro indelebile, potete scrivere sui tessuti. Quindi vado a realizzare mentre ci sono anche i due puntini delle narici. Fatto questo, mettete colla qua sotto e incollate al salvagente e aspettate che si asciuga bene. Qui dove c'è l'unione diciamo, del salvagente, non mi veniva la parola così, e aspettate che si asciuga per bene. Adesso se avete questo attrezzino usate questo, altrimenti qualsiasi cosa, anche la punta di uno spiedino o di uno stuzzicadenti, e realizzate due piccoli punti luce per rendere questi piccoli occhietti più belli. Adesso faccio asciugare, stessa cosa qui a questa bella paperotta nera, faccio due piccolissimi punti luce, rende la femminuccia. Poi dato che lei si chiamerà Paprika metterò un bel fiocchetto tutto rosso. Faccio asciugare e vi faccio vedere come, prima di assemblare il tutto, come si realizzano le coscette con le zampette. Carta modello, qui troverete anche un trattino evidenziato. Cosa dobbiamo fare? Dovete prendere due tessuti con cui avete realizzato il corpo, quindi nel mio caso il pile, e due tessuti per realizzare le zampette. Quindi ritagliato il cartamodello e preso questi due tessuti, adesso vi do la misura. Quindi per le coscette questo tessuto misura 26 per 11,5 12 e il tessuto per fare le zampette 24 di larghezza per 9 di altezza. Una volta ritagliati prendete e mettete dritto col dritto qui sul bordo, fermate con gli spilli tutti e due i tessuti. Scegliamo la parte più dritta. Quindi una volta fatto, fermate con gli spilli e andate a cucire a 1 centimetro dal bordo, sia qui e sia qui. Una volta fatto, portate così, girate e andate ad appiattire questa cucitura appena fatta, quindi o stirate oppure appiattitela come volete anche con le dita, con le unghie, e la portate sul dritto. Una volta portate sul dritto prendete il primo tessuto e mettete dritto con dritto. La cosa importante adesso è, a parte aprire le due cuciture che vi ritroverete poi davanti e dietro, dovete far combaciare queste due cuciture così, poi fermate con uno spillo, metto anche di qua. Poi prendete il cartamodello, chiaramente dovete fare la stessa cosa anche all'altro tessuto. Io ve lo faccio vedere qui su questo, ve ne faccio vedere uno, poi l'altro lo farò io.
Allora, siccome a me chiaramente sul file viene male a disegnare, io cosa faccio? Mi vado a disegnare solo su questo tessuto la zampetta, metto qui dove ci sono i trattini, posiziono qui questa parte, così, sulla cucitura, qui centrale, e mi disegno la zampetta. Una volta disegnata la zampetta, voi fermate per bene con gli spilli, io velocizzo, quindi tengo con le dita. Qui andrò a cucire lasciando il cartamodello e chiaramente metterò anche due riferimenti perché qui dovete lasciare aperto. Quindi adesso mi fermo pure il cartamodello e poi toglierò appena arriverò qui alle zampette perché posso, qui ho disegnato, quindi poi mi verrà meglio sul disegno della penna cancellabile. Una volta fermato per bene il cartamodello, vado a cucire sul disegno della sagoma lasciando qui l'apertura, perché da qui dopo risvolteremo e riempiremo con un po' di ovatta a fiocchi. Quindi inizio proprio a cucire da qui dove ci sarà questa apertura, blocco il punto e vado a fare questa cucitura tutta intorno alla sagoma con la lunghezza del punto più corta che avete, e qui poi mi blocco perché qui resterà aperto. Velocizzare non ha senso, lascerò il cartamodello. Allora, una volta cucito, io lo faccio vedere, ve lo faccio vedere solo a questa zampetta e l'altra la vado a realizzare, vedete, mi ritroverò così. Adesso mi distanzio dalla cucitura di 5 mm e qui dove ci sono gli angoli vado a fare un piccolo taglietto avvicinandomi, ma non toccando chiaramente la cucitura, e vado a togliere tutto l'eccesso. E qui dove c'è l'apertura lascio un po' di tessuto in più, perché dopo lo dobbiamo inserire all'interno. Questo sarà il risultato, coscetta con zampetta. Adesso vado a fare la stessa cosa anche a questa coscia zampetta e poi andiamo a riempire con l'ovatta a fiocchi. Una volta risvoltate le coscette con la zampa, andate a riempire per bene prima la zampetta, vedete, e poi la coscetta. Quindi io continuo, qui dall'apertura inserisco l'ovatta, imbottisco per bene la zampetta e poi tutta la coscetta, e questa apertura la potete chiudere con un puntino di cucitura a mano o anche con un puntino di colla, tanto una volta riempita andrà posizionata così, quindi non si vedrà nulla, quindi potete fare anche un punto così di cucitura grossolano. Allora, una volta cucita anche l'apertura, le mettiamo da parte. Andiamo a realizzare il piccolo peperoncino. Io userò il velluto, ma potete utilizzare qualsiasi tessuto, anche il pannolenche. Mettete la sagoma dritto con dritto e andate a cucire sul disegno della sagoma, e qui su deve rimanere aperto, su in alto. Troverete sempre l'indicazione sul cartamodello. Adesso prendete un pezzettino di pannolence di colore verde o di tessuto. Allora, questo misura 4,5 per 3. Cosa dovete fare? Dovete arrotolarlo. Io lo vado a mettere un pochino di colla e inizio a girarlo. Vado a formare un piccolo gambo. Giro, giro, giro. Quando arrivo alla fine metto un altro po' di colla e blocco tutto. Questo eccesso magari lo taglio.
Una volta formato lo vado ad inserire all'interno del peperoncino. Poi se volete potete anche mettere delle foglioline, quindi inserisco all'interno, così. Metto anche un puntino di colla per bloccare tutto il contorno. Prendo una foglia e inizio a fare 4 piccole foglioline che poi unirò insieme. Quindi una, 2, 3 e 4. E poi le andate ad incollare qui una di qua, una di qua, una di qua e un'altra di qua. Quindi un puntino di colla qui, uno qui e un altro qui. Ecco fatto. Adesso accorcio un pochino le altre foglioline perché sono disuguali. Aspetto che si asciuga e le vado a sistemare. Guardate che bel peperoncino che terrà con la zampetta paprika. Adesso assembliamo tutto, quindi prendiamo il corpo, ago e filo resistente e iniziamo ad assemblare. Prima le zampette, quindi qui c'è l'apertura, la zampetta andrà qui di lato, così, e l'altra di conseguenza andrà da questa parte. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo inserire all'interno qui il filo, facciamo uscire solo un filo, l'altro lo lasciamo qui, lo inseriamo, lo inserisco all'interno qui e lo faccio uscire dall'altra parte. Ok, una volta arrivata qui vado a pizzicare sempre qui sullo stesso punto dove ho pizzicato l'altra coscetta e poi inserisco nuovamente l'ago qui, rientro dentro, lo faccio uscire da dove ho iniziato il punto, è tutto nero quindi non vedete, quindi da qui. A questo punto vado a togliere l'ago, vado a stringere per bene, mi sistemo chiaramente le zampette, stringo per bene e vado ad unire le coscette tutte e due. Quindi vado a stringere, perfetto, stringo per bene, troppo lungo questo filo, e faccio 2-3 nodi per chiudere. Le zampette le abbiamo messe, tolgo l'eccellenza, guardate quanto è bella, è un amore. Questa è un pochino più grande di quella, perché lei è femminuccia, si deve distinguere dal maschietto. Allora, le ali così, la stessa cosa, prima inseriamo la ciambellina e poi andiamoci a posizionare le, che carina, le ali messe qui, stesso procedimento per come abbiamo inserito le coscette e poi gli attacchiamo il peperoncino e la vado a decorare con del nastrino rosso. Vado a pizzicare qui di lato dove c'è l'apertura, dove c'era l'apertura perché io l'ho chiusa con un puntino di colla, faccio uscire solo un'estremità del filo e faccio la stessa cosa, inserisco qui sotto il collo l'ago, lo faccio uscire nello stesso punto ma dall'altra parte, tiro solo un'estremità del filo e vado a far pizzicare qui nello stesso punto dove ho pizzicato l'altra ala, faccio uscire il filo, lo inserisco nuovamente all'interno, passo di qua e vado a chiudere con un triplo nodo. Il problema è che si è tolta qui la zampetta, aspettate, l'ala, scusatemi, non la zampetta, quindi inserisco adesso nuovamente il filo e vado a pizzicare l'ala perché è uscito il filo, quindi pizzico qui nello stesso punto e adesso vado a fare questo punto di chiusura, questo nodo di chiusura con l'altra ala, stringendo bene, facendo 3 nodi di chiusura. Ok, perfetto, e vado a stringere al primo nodo, secondo nodo e terzo nodo, taglio l'eccesso
E adesso possiamo decorarla. Che bella che è paprika, buffa, è un amore, veramente bellissima, mi piace tanto col nero. Quasi quasi le farei anche il rossetto, le metterei il rossetto. Ok. Mm, bellissima sei paprika, guardate. Adesso divertitevi a decorarla. Ecco qui ho messo i fiocchettini qui per renderla diversa dal maschietto, perché altrimenti sembra un altro maschietto. Io adesso metterò anche un bel fiocchettino qui, e questo peperoncino lei lo terrà qui così con un puntino di colla. Prendo il peperoncino, giro quest'ala e lei lo terrà così. Che amore, bellissima. Ho preso anche un piccolo cornetto che ha la forma del peperoncino, e le farò anche una bella collanina anche contro, diciamo, mi avete capito, ecco, buffissima, con questo bel cornetto porta fortuna, ecco fatto, ed è veramente buffa, bella e originale, troppo simpatica. Guardate, troppo troppo simpatica. Ecco qui i fratellini, la sorellina e il fratellino Pepe e Paprika, sono due bei paperi originali, buffi e simpatici. Lei anche porta fortuna, abbiamo messo anche il cornetto, c'ha il peperoncino in mano ed è bellissima, veramente troppo simpatica col salvagente. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, realizzateli e fatemi vedere anche sul mio gruppo privato Facebook, il cucito di Miu, dove potrete pubblicare i vostri lavori che realizzate guardando i miei tutorial. Io vi aspetto anche sul mio gruppo privato, il cucito di Miu, su Facebook. Detto questo, supportatemi con un cuoricino, se potete una condivisione, e iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritte, e azionate la campanellina, ed è gratuita l'iscrizione. Tutto quello che io posto in questo canale è completamente gratuito. Che dirvi ragazze, io colgo l'occasione anche per augurare a tutte voi un sereno Ferragosto, sia che state a casa sia se siete fuori. Passate un sereno Ferragosto. Prenderò una piccola pausa perché ne ho bisogno. Ci rivedremo a settembre con nuovi progetti sul Natale. Inizieremo finalmente col Natale. Intanto, buone vacanze. Mando un abbraccio a tutte voi. Ciao a tutte.